Ciao a tutti, sono Mari e benvenuti al mio canale. Ho già 2 mesi imparando l'italiano, devo dire che mi sento bene con la lingua, mi sento sicura di parlare la lingua. Io so che non è perfetto come io parlo, ma mi sento sicura di parlare, non ho paura di parlare. E credo che è una cosa buona per me, perché così posso andare un passo di più e avventurare alle nuove cose che l'italiano ha per me. Allora, le prime 2 mesi, questo mese passato è il primo mese di imparare l'italiano, ho imparato di una maniera tradizionale, di una forma tradizionale. Questo con i libri di grammatica, e con gli esercizi, ma non è giusto imparare di questa maniera per me, ma non mi aiuta molto imparare di questa maniera, non mi sento, non ho la motivazione che io ho bisogno, o che io hanno bisogno per imparare la grammatica di questa maniera. Sì. Mi piacciono più un metodo più immersivo, più di ascoltare la lingua, di più input e di ponermi o di essere nella situazione dalla quale devo imparare la lingua e devo ascoltare la lingua. E credo che se avevo utilizzato altro metodo per imparare la lingua, sarò più capace di parlarla la lingua bene. Ok, se volete sapere quanto italiano ho imparato nel primo mese, in solo un mese, io lascerò il link con il video del primo mese. Ok, leggere e ascoltare e capire cosa chi parlano. Capisco più quando io leggo che quando io ascolto, perché è più facile leggere in italiano per me, perché la mia madrelingua è lo spagnolo e adesso è più similare, quasi, no, non è quasi lo stesso, ma è più similare lo spagnolo all'italiano, e adesso leggere è facile e posso capire moltissimo, e anche quando ascolto, allora posso capire il contesto, ma non posso capire parole per parole, parola per parola. Leggi un po' di frasi corti su Instagram con le flashcards e anche a volte un blog, ma non leggo più di blog. Allora, parliamo della grammatica e del vocabolario. Non ho imparato niente di grammatica. Ma dico un po', sì, naturalmente, come fare il passato perfetto, e così ho imparato un pochino italiano e grammatica italiana. Sì, ma non ho
tutto il tempo per imparare la grammatica correttamente. Vocabolario, sento che ho più di vocabolario, ma a volte penso che non sto parlando italiano, ma questo è lo spagnolo con un accento italiano e si sente un po' strano perché non sto sicura se parlo bene l'italiano o se sto parlando lo spagnolo con un accento un po' strano. Credo che sto parlando in italiano, ma a volte come si dice che faccio una parola nuova che non è giusta, la prendo dallo spagnolo e la dico in italiano, ma non è giusta, sì? Perché è più facile di fare così. Quando la tua madrelingua è la lingua che imparano, siete più similari. Non sto sicura se similare è una parola, è un buon esempio. La parola similare, non so se è una parola in italiano, voglio ricercare. Il traduttore di Google è similare. Simile, la parola era simile. Ok, wow, questo è un bel esempio, no, un brutto, no, ma questo è un esempio di ciò che faccio quando sto parlando l'italiano e provo di dire una nuova parola, come la parola simile, che io dicevo similare, perché in spagnolo è similare. Ho aggiunto solo una E al finale e questo suona italiano, ma non era italiano, la parola era simile. E ciò che volevo dire era che quando la tua madrelingua, per esempio per me lo spagnolo, è più similare alla lingua che tu impari, per esempio per me l'italiano, è più facile di fare così e creare una nuova parola che non esiste. Per esempio, similare non è giusto, similare è simile. Io non so se voi poi mi puoi capire, sicuramente no. Non scrivo più, non ho bisogno veramente di scrivere e ecco, non è la mia priorità. Sono più sicura di parlare in italiano anche quando non parlo giusto. Io so che il mio italiano non è buonissimo, io so che suona più di spagnolo con un accento, che il mio italiano, che devo migliorare il mio italiano. E voi potete vedere, non ho fatto, e voi potete vedere, non aveva più edizioni in questo video perché volevo che voi vedete veramente, perché voglio che voi vedete veramente come imparare la lingua italiana e quanto puoi imparare in 2 mesi. Ciò che è importante per me in questo momento di imparare la lingua è poterla impararla bene, giusta, non fare questa cosa che io faccio con le parole in spagnolo e in italiano. E anche, sì, questo è tutto. E capirla bene, naturalmente voglio capirla bene, voglio capirle quando la persona ha una conversazione, voglio di avere di conversazione naturale, voglio essere capace di parlare naturalmente senza pensare più cosa ti voglio dire, senza utilizzare una parola in inglese o una parola in spagnolo. Voglio parlare 100% in italiano.
è bene italiano, è giusto italiano, no? Questa cosa un po' strana che io parlo. Allora, e come ho detto nell'inizio di questo video, non voglio imparare la lingua più come la stavo imparando, non voglio imparare con i libri di grammatica e gli esercizi, voglio imparare la lingua, voglio impararla con una forma, un metodo più immersivo. Perché? Perché tutte le lingue che io già parlo l'ho imparato di questa maniera, di questa forma. Per esempio l'espagnolo è la mia madrelingua, naturalmente l'ho imparato per l'immersione in lingua. E l'inglese ho andato a una scuola bilingue, 2 lingue alla scuola, e da quella forma ho imparato l'inglese. L'olandese sono andato a Belgio, là ho imparato la lingua. Questo, sempre ho avuto questa immersione nella lingua. Sì, bene. E adesso voglio imparare l'italiano della forma che io so come imparare la lingua. Che significa questo? Significa che tutta la musica che ascolterò, tutti i film, i programmi di televisione e intrattenimento. Aspetta, una parola un po' difficile. Aspetta. Tutto l'intrattenimento, tutto l'intrattenimento che io consumerò sarà in italiano. Cosa che è un po' difficile per me perché io ascolto moltissima musica in inglese, tutto il mio video su YouTube lo guardo in inglese, ma proverò promesso di provare di guardare, ascoltare e fare tutto in italiano per un mese. È solo un mese. No, non deve essere difficile. Vedremo come andrà il mio nuovo metodo. E questo è tutto per oggi. Grazie mille per guardare questo video. Se vi piacere imparare le lingue, se volete imparare più lingue e se volete vedere come io miglioro il mio italiano o come io non miglioro il mio italiano, sottoscrivete o sottoscriviti al mio canale. Io faccio più video di come imparare le lingue, di molte lingue che sto imparando. Sì, è tutto. E lascia un mi piace quel video, per favore. Grazie mille per guardare questo video, ci vediamo la prossima volta. Ho fatto il mio meglio oggi. Scusami se il mio italiano è un po' strano. Ok, ciao ciao.